Welcome to Sightings. I'm Tim White. In a new investigation, we found that werewolves seem to be more than just fantasy. They could be victims of what's known as lycanthropy. Without warning, victims say that they're turned into raging animals. The cause? Some believe it's a mental illness. Others, that it's the result of demonic possession. Sapevate che le leggende sui lupi mannari potrebbero avere un fondo di verità e ispirarsi a eventi realmente accaduti? Oggi voglio raccontarvi la storia di Bill Ramsey, un uomo apparentemente normale che ha vissuto un incubo fuori dal comune. Per anni è stato tormentato da un'oscura presenza. Non era un demone, non era un fantasma, ma qualcosa di ancora più inquietante. Un lupo dentro un corpo umano. Questa è la storia inquietante del licantropo di Southend. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrimes. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute. E ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo spaventoso oggi, vi prego di uscire. Grazie per la comprensione. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale, lascia un commento, mi piace, perché per me è davvero importante il vostro supporto. William Bill Ramsey nacque nel 1943 nella cittadina costiera di Southend-on-Sea, nell'Essex, in Inghilterra. Ebbe un'infanzia felice e trascorse molto tempo all'aria aperta. Grazie alla sua fervida immaginazione poteva trascorrere ore e ore da solo nel suo cortile, giocando e godendosi la brezza dell'oceano. Un giorno particolarmente caldo e piacevole del 1952, Bill Ramsey, di 9 anni, era fuori in giardino quando iniziò a sentire una strana sensazione attraversargli il corpo. Un brivido inquietante lo travolse e rabbrividì mentre iniziava a sudare freddo. Bill avrebbe descritto l'evento molti anni dopo. Iniziò anche a sentire un odore nauseabondo, come quello della spazzatura che era stata esposta al caldo estivo per giorni e giorni. Sentendosi sul punto di vomitare, si bloccò sul posto e la sua mente vagava. Tutto ciò a cui riusciva a pensare era solo di scappare in spiaggia e dai lupi. La chiara visione dei lupi gli rimase impressa nella mente, finché non si scosse dalla trance improvvisa quando sua madre lo chiamò per nome da casa sua. Dopo questo incidente Bill non fu più lo stesso e sarebbe stato un terribile presagio degli eventi che lo avrebbero colpito in età adulta. Bill un tempo era un ragazzo educato che si teneva lontano dai guai. Iniziò ad avere problemi di rabbia. Ondate di rabbia inspiegabili si sollevavano dentro di lui, come quelle che si infrangevano sulle rive di Southend. La sensazione di rabbia travolgeva completamente Bill, facendogli perdere il controllo. Durante uno di questi attacchi di rabbia, il giovane Bill strappò un palo dalla recinzione dal terreno, a mani nude, mentre era fuori con i suoi genitori. Cercarono di calmarlo, tentando persino di togliergli il palo dalle mani, ma Bill iniziò a roteare il palo come una mazza. Ringhi e brontolii aggressivi emersero dall'interno del ragazzo, i cui genitori erano sempre più spaventati e a disagio mentre osservavano il comportamento animalesco del figlio, cosa che non era mai successa in tutta la loro vita. Billy iniziò a rosicare la rete metallica ancora attaccata al palo della recinzione e i suoi genitori fuggirono spaventati di nuovo a casa, dove lo tennero d'occhio in sicurezza finché non si fu calmato. Sorprendentemente, i successivi 15 anni della vita di Bill trascorsero con la relativa normalità. Si sposò con una dolce donna di nome Nina e divenne padre di 3 bambini meravigliosi. Amici e familiari dicono che Bill era un marito e un padre amorevole, che adorava i suoi figli e lavorava sodo come un falegname per provvedere a loro. Tuttavia ebbe incubi intensi durante i primi 2 anni di matrimonio. In un sogno ricorrente Bill inseguiva o talvolta perseguitava Nina fin quando lei non si girava finalmente per affrontarlo, urlando di terrore. I sogni dopo un po' finalmente si placarono e nel 1967 Bill cercò di lasciarsi tutto alle spalle, ma 18 mesi dopo, nel 1969, Bill si svegliò una notte al suono di quello che pensò fosse il ringhio e il respiro profondo di un animale, ma si rese subito conto che quei suoni provenivano dalla sua stessa gola. Una sera del 1983 Bill era con gli amici per una rara serata fuori al pub locale,
Dopo aver bevuto diversi drink, Bill iniziò ad avvertire le stesse sensazioni e gli stessi brividi che aveva provato durante la sua infanzia. Per lui erano così familiari che decise di correre subito in bagno cercando di riprendere il controllo del suo corpo e resistere alla rabbia che ribolliva dentro di lui. Quando si guardò allo specchio vide il volto di un lupo che lo fissava. Durante il viaggio in auto verso casa, Bill cominciò a ringhiare in modo inspiegabile. Si voltò verso uno dei suoi amici seduto sul sedile posteriore accanto a lui e le sue mani si contorsero a forma di artigli. Si chinò tentando di affondare i denti nella gamba del suo amico. L'autista dell'auto si fermò e tentò di far uscire Bill. Dopo un po' di sforzo, Bill finalmente uscì dal veicolo e stordito tornò ad essere il suo mite se stesso. Poco prima di Natale di quell'anno, Bill iniziò ad avere dolori a petto e pensò che un infarto potesse essere imminente. Andò al pronto soccorso e a metà di un esame della pressione sanguigna, improvvisamente morse il braccio della sua infermiera. Mentre il personale si rannicchiava per la paura, Bill si lanciò nei corridoi, correndo in modo irregolare per i corridoi dell'ospedale. I testimoni avrebbero detto che le spalle di Bill erano curve, le sue dita erano piegate nella familiare forma di artigli e le sue labbra si arricciavano come quelle di un animale rabbioso. Chiunque cercasse di avvicinarsi o calmare Bill veniva atterrato con facilità. Ci vollero diverse persone per placare la rabbia di Bill. Anche dopo essere stato ammanettato, usarono un tranquillante per calmarlo. La mattina dopo il dottore gli diede la colazione e ascoltò la storia di Bill. Raccomandò a Bill di rimanere in ospedale per osservazione, ma Bill si rifiutò e quindi lasciò l'ospedale. Nel gennaio del 1984, mentre stava terminando una visita con sua madre, Bill sentì di nuovo le stesse sensazioni familiari riaffiorare, rendendosi conto che uno di questi attacchi stava per verificarsi ancora. Si precipitò di nuovo in ospedale, disperato per fermare l'inevitabile trasformazione. Durante la visita tentò di aggredire un'altra infermiera e si lanciò contro un inserviente. 4 poliziotti arrivarono all'ospedale e circondarono Bill. Sebbene Bill non fosse alto e grosso, i poliziotti erano intimiditi dalla forza inspiegabile di Bill e dai ringhi che emanavano dal suo interno. Iniziò a ringhiare ferocemente mentre i poliziotti avanzavano. Dopo una colluttazione che si concluse con un grave ferimento di uno dei poliziotti, Bill fu di nuovo ammanettato e portato alla stazione. Il poliziotto ferito trascorse 4 giorni in ospedale dopo l'incidente. Non sorprende che questa storia sia finita sul tabloid britannico The Sun. Il titolo recitava "Lupo Mannaro sequestrato a Southend, combatte i poliziotti a 4 zampe". Questo era il titolo, ragazzi. Quando arrivarono alla stazione, Bill era tornato alla normalità e fu visitato dal medico della polizia che gli consigliò di rimanere presso l'istituto psichiatrico locale, che avrebbe potuto aiutarlo a riprendere il controllo dei suoi sentimenti di rabbia. Bill si rifiutò e fu poi rilasciato. Il 9 luglio 1987 Bill, alcuni anni dopo, mentre guidava, sentì il solito calore diffondersi nel petto. Fermò l'auto e scese. Vide una prostituta dall'altra parte della strada. Senza alcun motivo l'attaccò con una forza spaventosa, cercando di staccarla. Solo l'intervento di alcuni passanti riuscì a fermarlo. Bill venne arrestato di nuovo, ma la storia non finisce qui. Un poliziotto, mentre stava interrogando Bill, toccò leggermente la spalla di Bill e lui si trasformò all'istante nella sua personalità da lupo mannaro, gettando a terra la gente e iniziando a soffocarlo fino a farlo morire, fin quando non arrivarono i soccorsi. Ci vollero una mezza dozzina di poliziotti e 2 inizioni per trattenerlo dopo, che aveva tentato di scappare attraverso una minuscola finestra della porta della cella. He took on the appearance of a mad dog. Like a caged animal, Ramsey tried to escape. His head, right arm, up to his shoulder, was outside this hole. It's difficult to actually Sembrava che le trasformazioni di Bill stessero crescendo in frequenza e forza. Nei 10 giorni successivi, risonanze magnetiche, raggi X e valutazioni psichiatriche non riuscirono a identificare cosa non andasse in Bill.
Fu allora che la storia di Bill catturò l'attenzione di Ed e Lorraine Warren in un programma televisivo che stavano guardando nella loro casa in Connecticut. Lorraine avrebbe spiegato in un'intervista con Tony Spera: "Ho guardato quell'uomo e ho capito che era molto sincero, che qualcosa era molto reale, e una parte di me ha detto che potevo aiutarlo." Queste sono le esatte parole di Lorraine Warren. I Warren volarono prima in California e rintracciarono i produttori del programma che avevano visto. Quando fu detto loro che Bill si stava effettivamente trasformando in un lupo mannaro e che niente della storia era stato inventato, volarono a Londra. Dopo aver tentato di mettersi in contatto e ottenere informazioni da diverse stazioni di polizia, Lorraine ne trovò finalmente una che era disposta a parlare con loro. Organizzarono un incontro tra Ed, Lorraine, Bill e sua moglie Nina. Ed avrebbe poi raccontato che all'inizio era stato comunque riluttante aiutare Bill, perché come investigatore del paranormale con anni di esperienza era comunque scettico riguardo alla natura di quello che stava accadendo a Bill. Le trasformazioni violente di Bill, che lui stesso attribuiva a una sorta di licantropia, erano per Ed difficili da comprendere e classificare come un caso paranormale autentico. Molti dei suoi casi precedenti erano stati legati a fenomeni paranormali documentabili, come possessioni o apparizioni, ma la situazione di Bill sembrava più una manifestazione di violenza psicologica o un disturbo mentale piuttosto che qualcosa di soprannaturale. Ma fu Lorraine ad insistere nel voler aiutare Bill. Like I told Lorraine, I said, Lorraine, I'm not going to go before the public and start talking about a werewolf. I said, it's going to be interesting to go there, see what we can do to help this man, but that's about it. He felt that that was just stretching our credibility just a little too far to believe in werewolves. But I believe. Infatti dopo Ed Warren ammise che ogni leggenda ha un fondamento reale e realizzò che si trattava effettivamente di una possessione da parte dello spirito del lupo. Durante questo periodo Bill aveva iniziato ad arrivare alla stazione piuttosto spesso, chiedendo di essere rinchiuso in una cella di prigione ogni volta che sentiva arrivare la trasformazione per proteggere se stesso e gli altri. Ed e Lorraine avrebbero spiegato in seguito che molti degli ufficiali che avevano intervistato si erano rifiutati di avvicinarsi a Bill, anche dopo il suo eventuale esorcismo. Ed stimava che Bill fosse alto 1,70 m e pesasse circa 68 kg. A causa della sua incredibile forza durante questi attacchi e della violenza che avrebbe mostrato, persino gli ufficiali, che erano ben fatti e molto più alti, avevano comunque paura di lui. Alla fine i Warren convinsero Bill ad andare con loro nel Connecticut per incontrare padre Robert McKenna, il vescovo della loro chiesa, che era riuscito ad aiutarli con molti altri casi. Lorraine arruolò un tabloid locale per aiutarli a finanziare il viaggio di Bill e sua moglie e ottennero una sponsorizzazione per i loro viaggi in cambio dei diritti della sua storia. I Ramsey arrivarono nel Connecticut e la notte prima che l'esorcismo con McKenna avesse luogo, Bill cercò di strangolare a morte, poverina la moglie, nella loro stanza d'albergo. Sebbene non credesse che l'esorcismo gli avrebbe fatto alcun bene, si rese conto di avere un disperato bisogno d'aiuto. Un giorno di luglio del 1989, Bill, Nina e Warren arrivarono in chiesa per l'esorcismo. Per i primi 30 minuti Bill sembrò non essere toccato dai diritti seguiti da padre McKenna. Poi all'improvviso Bill iniziò a cambiare, il suo viso si contorse per il dolore e i suoi pugni formarono artigli tendendosi verso il vescovo, nel tentativo di resistere all'esorcismo. A un certo punto il vescovo fu quasi attaccato, ma quando il culmine trasformazione di Bill passò, lo spirito lupo, che aveva una presa così forte su Bill, sembrò liberarlo. L'esorcismo ebbe successo e l'intero evento fu ripreso su pellicola. Bill sembrò così sollevato, persino gioioso, dopo l'esorcismo, e scattarono anche una foto tutti insieme davanti alla chiesa. Poteva finalmente vivere in pace, le sue preoccupazioni di poter potenzialmente attaccare qualcuno erano sparite. Nel 1992 Bill fece la sua ultima apparizione pubblica, nota per dare un aggiornamento sui suoi progressi. Dopo l'esorcismo con padre McKenna e Warren non c'erano stati altri incidenti. Alcuni abitanti di Southend erano scettici, notando che c'erano state pause fino a 15 anni tra i suoi attacchi, ma sembra che la furia del lupo mannaro di Southend fosse finita per sempre.
La polizia dell'Essex erano così grati ad Ed e Lorraine Warren che hanno dato a loro una targa e un casco da poliziotto, sia maschile che femminile, da aggiungere alla loro collezione di ricordi. Lorraine disse che tra tutti i loro casi questo era quello di cui era più orgogliosa. Dopo l'intervista del 1992 sembra che il resto della storia e della vita di Bill sia andato perso nel tempo. Su questo caso è stato scritto anche un libro intitolato Werewolf, tradotto Lupo Mannaro, da Robert David Chase, con l'aiuto di Bill Ramsey ed Ed Lorraine Warren. La storia di Bill Ramsey, il lupo mannaro di Southend, solleva interrogativi che sfidano la nostra comprensione della realtà. Era semplicemente vittima di una malattia mentale che lo perseguitava da tutta la vita, o davvero possedeva una forza oscura incarnata in uno spirito lupo? Che si tratti di un fenomeno paranormale o di una patologia psicologica, il caso di Bill rimane uno dei più affascinanti e inquietanti misteri mai documentati. Questo è tutto quello che ho trovato. Ovviamente, se cercate, ci sono interviste e altre informazioni su questo caso. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi, se siete arrivati fino alla fine, e ringrazio tutti coloro che si sono iscritti. Ma fatemi sapere veramente cosa ne pensate di questa storia, se ne avete mai sentito parlare, di qualcosa di simile. Io, essendo nata in un piccolo paese, mi ricordo benissimo mia madre che mi raccontava sempre dei lupi mannari, ma una versione più reale rispetto a quella dei film. Mi diceva sempre che esistono e che all'epoca erano persone malate di cuore e che alla luna piena dovevano cacciare fuori il loro dolore come un ululato di un lupo e che non dovevi guardarli perché altrimenti avresti fatto una brutta fine. Questa storia non mi era stata solo raccontata da mia mamma, ma anche da tante altre persone del paese. Che sia vera o no, non lo so, però sono del parere che ogni leggenda ha un fondo di verità. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! As I came out the exorcism, you feel that you're a new person. The man was freed. The man was freed. I felt I wanted to kiss him, kiss Bishop McKenna, because what he'd done. I believe that I was ultimately possessed by the devil, yeah.